Lezione 1. Tragici incidenti. Ho saputo di quel terribile incidente sulla nave da crociera il mese scorso. È una vera tragedia. Lo so, è davvero straziante. Da quello che ho letto, non c'erano abbastanza scialuppe di salvataggio per ospitare tutti i passeggeri. Questa è la parte peggiore. Di solito quando accade qualcosa del genere, l'azienda non è adeguatamente preparata. Assolutamente. La sicurezza dovrebbe sempre essere la massima priorità, soprattutto per operazioni su larga scala come queste. Sicuramente. È imperdonabile che non disponessero di adeguate procedure e attrezzature di emergenza. Sono d'accordo, i sopravvissuti devono aver subito così tanti traumi. È solo una situazione devastante dappertutto. Assolutamente. Il mio cuore è con tutte le vittime e le loro famiglie. Incidenti come questo evidenziano davvero l'importanza di rigide norme di sicurezza. Sicuramente. In futuro, spero che ciò porti a importanti riforme del settore per evitare che qualcosa di simile si ripeta. Anch'io. Nessuno dovrebbe sopportare un calvario così orribile. È semplicemente inaccettabile. Lezione 2. Prenotare una camera. Buongiorno Anna. Devo prenotare una camera d'albergo per il mio prossimo viaggio. Puoi aiutarmi in questo? Assolutamente. John, che tipo di camera stai cercando? Beh, se possibile, mi piacerebbe avere una camera con una bella vista. Ok, fammi vedere cosa riesco a trovare. Una camera con vista sarebbe deliziosa. Sarebbe fantastico. Sono flessibile sulle specifiche, purché abbia una bella vista. Ho capito. Verificherò la disponibilità di camere con vista panoramica. Meraviglioso, apprezzo che tu stia indagando per me. Non è affatto un problema. Per quali date ti serviva la camera? Sarò lì dal 15 al 20 del prossimo mese. Capito. Fammi vedere cosa riesco a trovare per quelle date. Eccellente, grazie mille. Non vedo davvero l'ora che inizi il viaggio. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Ah, eccoci. Ho trovato un'ottima opzione. Oh perfetto, quali sono i dettagli? È una bella camera del Gran Hotel, con una vista mozzafiato sul paesaggio urbano. Sembra adorabile, puoi andare avanti e prenotarlo per me? Assolutamente. Me ne occuperò subito. Meraviglioso, apprezzo davvero che tu te ne sia occupato per me. Lezione 3. Dovere civico. Ehi Anna, posso farti una domanda sulle nostre responsabilità civiche? Assolutamente. Cosa ti passa per la testa? Beh, stavo pensando all'importanza di esigere l'integrità dai nostri rappresentanti eletti. Questo è un ottimo punto. Sono d'accordo che è fondamentale ritenere i nostri leader responsabili. Sicuramente. Cerco di rimanere informato sulle questioni in modo da poter fare scelte consapevoli alle urne. È ammirevole. È facile farsi prendere dal rumore, ma essere un elettore informato è così importante.
Assolutamente. Mi impegno a ricercare i candidati e le loro piattaforme prima di ogni elezione. È un'ottima abitudine. Faccio lo stesso. Aiuta a superare tutta la retorica e le insinuazioni. Esattamente. E penso che dobbiamo andare oltre il semplice voto, dovremmo anche essere cittadini impegnati. Non potrei essere più d'accordo. Cose come frequentare i municipi, contattare i nostri rappresentanti e rimanere coinvolti. Precisamente. Una cittadinanza informata e impegnata è il fondamento di una democrazia sana. Ben detto. È nostro dovere civico partecipare attivamente al processo. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Questo è un argomento così importante e sono lieto che siamo d'accordo. Anch'io. È incoraggiante sapere che ci sono altri là fuori che prendono queste cose sul serio. Assolutamente. Grazie per aver parlato con me di questo. È bello sapere che ci sosteniamo a vicenda. Lezione 4. Esplorazione delle isole Hawaii. Ehi Anna, sei mai stata alle Hawaii? No, non ne ho ancora avuto l'occasione. Ma mi piacerebbe venire a trovarci un giorno. È un posto fantastico. In realtà ci sono parecchie isole che compongono le Hawaii. Oh davvero? Non avevo capito che ci fossero più isole. Quali sono le principali? Le 5 isole più grandi sono Hawaii, Maui, Oahu, Kauai e Molokai. Wow, è molto più di quanto mi aspettassi. Quali sono le principali attrazioni di ogni isola? Bene, le Hawaii, chiamate anche Big Island, hanno vulcani e una natura incredibile. Maui è conosciuta per le sue bellissime spiagge e per l'osservazione delle balene. Interessante. Che mi dici di Oahu? Oahu ospita Honolulu e Waikiki Beach, oltre a Pearl Harbor. Ah sì, ho sentito parlare molto di Waikiki e Pearl Harbor. Che mi dici delle altre isole? Kauai è spesso chiamata Garden Island per il suo lussureggiante paesaggio tropicale. Molokai è un po' più rurale e ha un ritmo più lento. Sembra che ogni isola abbia il suo fascino unico. Mi piacerebbe esplorarli tutti un giorno. Sicuramente, c'è così tanto da vedere e da fare nelle isole Hawaii. È sicuramente nella mia lista dei desideri adesso. Grazie per avermi detto di più su di loro. È un piacere. Le Hawaii sono una destinazione incredibile, sono sicuro che ti piacerà quando avrai la possibilità di visitarla. Lezione 5. Escapades per fare la spesa. Bene, penso che abbiamo tutto sulla nostra lista. Andiamo alla cassa? Sicuramente. Sono pronto a pagare la spesa e ad andarmene da qui. Suona bene, sembra che ci sia una fila corta alla cassa laggiù. Ottimo. Entriamo in coda allora. Mi sta venendo un po' di fame. Non vedo l'ora di tornare a casa e iniziare a cucinare. Anch'io, ho dato un'occhiata alle verdure fresche che abbiamo. Anch'io sto pensando a un bel soffritto per cena. Oh, sembra delizioso. Ho portato della salsa di soia che possiamo usare anche noi. Perfetto, farà davvero risaltare i sapori. Non vedo l'ora di provarlo.
Bene, siamo i prossimi in fila. È ora di scaricare il carrello sul nastro trasportatore. Ok, fammi iniziare a mettere gli oggetti lassù. Puoi passarmi il pane e le uova? Certo, eccoti. Terrò d'occhio il totale mentre la cassiera analizza tutto. Fantastico, grazie. Sembra che il nostro totale sia abbastanza ragionevole. Sì, non è affatto male. Va bene, ho il portafoglio pronto. Quale metodo di pagamento vuoi usare? Usiamo la mia carta di credito, sarà la più semplice. Passamelo quando la cassa è pronta. Hai capito. E ci siamo, tutti pagati. È ora di prendere le valigie e tornare a casa. Perfetto, non vedo l'ora di iniziare a cucinare. Questa è stata sicuramente una corsa alla drogheria di successo. Lezione 6. Prenotare la vacanza. Ehi Anna, stavo cercando alcune opzioni di alloggio per il nostro viaggio. Fantastico. Cosa hai scoperto? Sono entusiasta di iniziare a finalizzare i dettagli. Beh, c'è un resort sulla spiaggia davvero carino che ha ottime recensioni. Oh, sembra perfetto. Che tipo di servizi offre? Ha una spiaggia privata, piscine multiple e diversi ristoranti in loco. Perfetto. Questo soddisfa molte delle esigenze che stavamo cercando. Assolutamente. E le camere sembrano davvero spaziose e confortevoli. Meraviglioso. Che mi dici dei prezzi? Rientra nel nostro budget? In realtà è abbastanza ragionevole, soprattutto se prenotiamo in anticipo. Eccellente. Ottima notizia. Bene, andiamo avanti e prenotiamo una camera. Suona bene, gestirò la prenotazione e ti invierò tutti i dettagli. Meraviglioso. Grazie. Non vedo l'ora di iniziare a fare le valigie per la nostra vacanza. Nemmeno io, sarà un viaggio fantastico. Ho un buon presentimento a riguardo. Lo stesso qui. Va bene. Lascerò che ti occupi della prenotazione dell'alloggio. Hai capito. Ti contatterò a breve per la conferma. Perfetto. Apprezzo che tu te ne sia occupato. Sarà molto divertente. Assolutamente. Non vedo l'ora di creare dei bei ricordi insieme. Lezione 7. Tempo di gioco con animali domestici. Ehi Anna, hai notato quanto il nostro cane ami giocare con i giocattoli? Assolutamente. Si emoziona così tanto ogni volta che tiriamo fuori la sua palla o il suo giocattolo da masticare preferito. Lo so, è la cosa più carina. Quanto spesso giochi con lui? Cerco di dedicare almeno 30 minuti al giorno a momenti di gioco dedicati. È importante mantenerlo attivo e impegnato. Questa è un'ottima idea. Volevo fare lo stesso, ma a volte mi faccio prendere dal lavoro e me ne dimentico. Capisco, la vita può essere frenetica, ma vale la pena dedicare del tempo. Il nostro amico peloso vive davvero grazie all'attenzione. Hai assolutamente ragione. Forse possiamo dedicare un'ora nei fine settimana per una sessione di gioco più lunga?
Sembra perfetto. Sono sicuro che lo adorerebbe. Potremmo persino portarlo al parco a correre. Bella chiamata. Lì si diverte sempre tanto a rincorrere i suoi giocattoli. Sicuramente. Oh, e probabilmente dovremmo fare scorta anche di nuovi giocattoli, in modo che rimangano interessanti per lui. Punto eccellente. Prenderò nota per prendere qualche altra cosa la prossima volta che saremo al negozio di animali. Ottimo, sono sicuro che sarà felicissimo. È un bravo ragazzo, merita tutto il tempo libero del mondo. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, facciamo un piano per il nostro prossimo grande appuntamento con lui. Lezione 8. Supporto tecnico. Oh, ho qualche problema con il mio laptop. Puoi dare un'occhiata? Certo, fammi vedere cosa sta succedendo. Quale sembra essere il problema? Beh, continua a bloccarmi ogni volta che provo ad aprire un determinato file. HMM, non va bene. Hai provato a riavviare il laptop? Sì, l'ho fatto, ma fa ancora i capricci. Il file non si aprirà indipendentemente da ciò che faccio. Ok, fammi dare un'occhiata più da vicino. Puoi mostrarmi di che file si tratta? È questo rapporto su cui sto lavorando. Ho davvero bisogno di finirlo oggi. Capisco. Fammi controllare se c'è qualche problema con il file stesso. Oppure potrebbe essere un problema software. Avevo paura di questo. C'è qualcosa che posso fare per risolvere il problema? Bene, per prima cosa proviamo ad aprire il file in un altro programma, giusto per escluderlo. Buona idea, proverò ad aprirlo in Google Docs e vedrò se funziona. Ottimo, fammi sapere come va. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario approfondire. Va bene, incrociamo le dita. Davvero non posso permettermi altri ritardi su questo rapporto. Non preoccuparti, andremo fino in fondo alla faccenda. Sarò lieto di guidarti attraverso alcuni passaggi per la risoluzione dei problemi. Fantastico, grazie mille. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo ad aiutarmi. Lezione 9. Incompreso. Ehi Anna, devo parlarti di una cosa. Ok, che succede? Sto ascoltando. Beh, si tratta di quello che ho detto prima. Mi sento come se fossi stato frainteso. Oh davvero? Cosa intendi? Pensavo di averti capito bene. No, non è affatto quello che intendevo. Penso di essermi espresso male. Capisco. Puoi chiarire cosa stavi cercando di dire allora? Sì, fammi provare a spiegarlo meglio. Non stavo cercando di essere intransigente. HMM. Ok, vai avanti. Sono curioso di sentire il tuo punto di vista. È solo che stavo affrontando molta opposizione da parte di quei filistei. Ah, capisco. Questo la mette sotto una luce diversa. Credo di aver frainteso il tuo intento. Esattamente, non volevo sembrare così. Ero solo frustrato, sai? Capito, non preoccuparti. Sono contenta che l'abbiamo chiarito.
La comunicazione può essere complicata. Me lo stai dicendo. Mi fa davvero piacere che tu abbia dedicato del tempo ad ascoltare e capire. Lezione 10. Pettegolezzi aziendali. Ehi Anna, hai sentito parlare della nuova fusione in atto nel settore? No, non l'ho fatto. Cosa sta succedendo? Aggiungimi, sono curioso. A quanto pare, due delle più grandi aziende del nostro settore stanno unendo le forze. Wow, questa è una grande notizia. Conoscete i dettagli della fusione? Da quello che ho sentito, creerà una potenza sul mercato. Interessante. Mi chiedo come influirà sul panorama competitivo. Sì, sta facendo scalpore di sicuro. Scommetto che sconvolgerà le cose. Senza dubbio non riesco a immaginare che gli altri attori del settore ne siano contenti. Esatto, scommetto che si sentono un po' minacciati in questo momento. Posso immaginarlo. Questa fusione potrebbe davvero cambiare le dinamiche. Sicuramente, sarà affascinante vedere come andrà a finire il tutto. Sono d'accordo. Varrà sicuramente la pena tenerlo d'occhio. Assolutamente, sono davvero curioso di vedere cosa succederà dopo tutto questo. Lezione 11. Intrigo storico. Ehi Anna, hai saputo cosa è successo tra le forze indiane e il leader americano? No, non ne ho sentito parlare. Qual è la storia? Sono incuriosito. A quanto pare, le forze indiane sono riuscite a convincere il leader americano a consegnare tutto. Wow, è un vero sviluppo. Come sono riusciti a riuscirci? Da quello che ho capito, un tipo di nome Fitzgibbon è riuscito a indurre il leader americano. Interessante. Mi chiedo che tipo di tattica o leva abbia usato Fitzgibbon per influenzare il leader. Non ne sono del tutto sicuro, ma sembra che sia stata un'impressionante impresa di persuasione. Sicuramente, convincere un leader americano a consegnare tutto non è un risultato da poco. Sì, deve aver richiesto una seria capacità di negoziazione e manovre strategiche. Sono davvero curioso di saperne di più sui dettagli dietro l'intero incidente. Anch'io, è il tipo di evento storico che ti fa chiedere cosa stesse realmente accadendo. Assolutamente. Probabilmente c'è di più nella storia di quanto viene riportato. Di sicuro, scommetto che ci sono molti tipi di interessanti correnti politiche in gioco. Lezione 12. Preoccupazioni relative al fumo passivo. Dimmi, hai sentito parlare dei problemi del fumo passivo ultimamente? Sì, ce l'ho. Sembra essere una preoccupazione crescente in questi giorni. Assolutamente sì, ho letto che alcune persone pensano che il fumo passivo possa essere altrettanto dannoso. Wow, davvero? Sapevo che era grave, ma non avevo capito che potesse essere così grave. A quanto pare, anche se non sei tu a fumare, il solo fatto di starci vicino può influire sulla tua salute. È pazzesco. Mi chiedo perché ci sia voluto così tanto tempo per risolvere davvero la questione. Bene, l'industria del tabacco si batte contro la regolamentazione da molto tempo, da quello che ho capito.
Cifre. Profitti rispetto alla salute pubblica, come al solito. È così frustrante. Lo so, giusto? Ma sembra che gli atteggiamenti stiano finalmente iniziando a cambiare. È bello sentirlo. Le persone meritano di poter respirare aria pulita, sai? Sicuramente. Tutti dovrebbero avere il diritto di evitare l'esposizione involontaria al fumo passivo. Esattamente. È un importante problema di salute pubblica che richiede maggiore attenzione. Concordato. Spero che continueremo a vedere ulteriori progressi su questo fronte. Lezione 13. Confezionato e pronto per partire. Ehi Anna, ho tutto impacchettato e pronto per partire. C'è altro di cui abbiamo bisogno? Fammi ricontrollare. Penso che abbiamo tutto l'essenziale coperto. Ottimo, sono contenta che siamo a posto. Questo viaggio sarà molto divertente. Assolutamente. Non vedo l'ora di andarmene dalla città per un po'. Nemmeno io. Un po' di pace e tranquillità in campagna sarà perfetto. Sicuramente. Un bel cambio di ritmo rispetto al trambusto di qui. Di sicuro. E niente più fumo passivo di cui preoccuparsi. Buon punto. Anche questa sarà una bella pausa. Non dovrai più occupartene. Esattamente. Sarà una vacanza rilassante e senza fumo. Non vedo davvero l'ora. Grazie per avermi aiutato a preparare tutto. Certo, felice di assisterti. Allora ce ne andiamo? Sì, facciamolo. Sono pronto e non vedo l'ora di andare. Eccellente, allora mettiamoci in viaggio. Lezione 14. La macchina inarrestabile. Dimmi, hai sentito parlare della nuova tecnologia robotica su cui stanno lavorando? No, cosa hai sentito? Sono curioso di saperne di più. A quanto pare, è questa macchina progettata per essere quasi indistruttibile. Wow, davvero? Com'è possibile? Le macchine di solito hanno i loro limiti. Questo è il punto, questo è costruito per sopravvivere lentamente ma inesorabilmente a tutto. Sembra un po' preoccupante. Non riesco a immaginare che sia una buona cosa. Penseresti di sì, ma dicono che è rivoluzionario. Continua ad andare avanti qualunque cosa accada. Accidenti, è un po' inquietante. Una macchina che non può essere fermata sembra pericolosa. Lo so, giusto? È come se una forza inarrestabile distrusse lentamente tutto. Spaventoso. Mi chiedo quali potrebbero essere le applicazioni reali per qualcosa del genere. Questa è una buona domanda. Non ne sono sicuro, ma non sembra che possa portare a nulla di buono. Lezione 15. Ereditare la terra. Mattina. Avete sentito parlare degli ultimi sviluppi di quel dibattito sulla proprietà fondiaria? No, non l'ho fatto. Cosa sta succedendo? Sono curioso di saperne di più. A quanto pare, c'è una nuova filosofia secondo cui i forti dovrebbero ereditare la terra.
I forti. Cosa intendi con questo? Sembra un po' preoccupante. Beh, l'idea è che chi ha i mezzi e la forza di volontà dovrebbe possedere la terra. HMM. Non sembra davvero giusto o democratico, vero? Questo è il punto, dicono che la democrazia non è la risposta. I forti dovrebbero governare. Accidenti. È un po' autoritario, non credi? Non mi piace come suona. Lo so, è un'idea piuttosto radicale. Ma credono che sia l'unico modo per fare progressi reali. Progressi. Lasciando che i potenti prendano il sopravvento. Non sono convinto che sia una buona soluzione. Nemmeno io, ad essere onesti. Temo che possa portare a molti conflitti e oppressioni. Esattamente. Dovremmo cercare modi per dare potere a tutti, non solo all'elite. Concordato. Spero che questa filosofia non prenda troppo piede. Sembra un percorso pericoloso. Sicuramente. Dobbiamo difendere i valori democratici e assicurarci che tutti abbiano la giusta opportunità. Ben detto. Terrò d'occhio questa situazione e vedrò come si evolve. Lezione 16. La proposta del New Deal. Ehi, hai sentito parlare della nuova proposta del governo chiamata New Deal? No, non l'ho fatto. Di cosa si tratta? È una serie di programmi e politiche volti ad aiutare il paese a riprendersi dalla crisi economica. Interessante. Che tipo di programmi stanno proponendo? Bene, vogliono creare posti di lavoro attraverso progetti di lavori pubblici, fornire assistenza finanziaria ai disoccupati e regolamentare le industrie. HMM. Sembra che potrebbe essere utile. Cosa ne pensi? Ho esaminato la proposta e ho dei sentimenti contrastanti al riguardo. Oh, quali sono le tue preoccupazioni? Da un lato, mi piace l'idea che il governo assuma un ruolo più attivo nel sostenere le persone. Sì, potrebbe essere davvero utile in questi momenti difficili. D'altra parte, sono un po' preoccupato per il potenziale eccesso di potere da parte del governo e per l'eccessiva regolamentazione. Posso capire questa prospettiva. È un equilibrio delicato, vero? Esattamente. Sono curioso di sentire i tuoi pensieri. Cosa ne pensi della proposta del New Deal? Beh, penso che sia un piano audace e ambizioso e spero che possa fare davvero la differenza. Sono d'accordo, è decisamente ambizioso. Immagino che dovremo aspettare e vedere come andrà a finire. Assolutamente. Sarà interessante seguire i progressi e vedere l'impatto che hanno. Sicuramente. Sono lieto che ne abbiamo avuto modo di discuterne. È una questione complessa, ma importante. Lezione 17. Pensiero strategico. Ehi, hai notato come alcuni videogiochi richiedano davvero un pensiero strategico? Assolutamente. Quelle che ti tengono impegnato e ti fanno riflettere profondamente sono le migliori. Lo so, giusto?
Quelli che ti fanno cliccare senza pensarci diventano noiosi così in fretta. Totalmente. I migliori giochi ti sfidano a pianificare in anticipo, a considerare diversi scenari e a prendere decisioni difficili. Esattamente. È come un allenamento mentale mentre ti diverti. Sicuramente. È incredibile come alcuni sviluppatori di giochi possano creare esperienze così coinvolgenti e strategiche. Sono d'accordo. Hai qualche gioco strategico preferito a cui hai giocato ultimamente? Beh, mi è piaciuto molto questo gioco di costruzione di città in cui devi gestire le risorse, pianificare le infrastrutture e prendere decisioni politiche. Oh, sembra proprio la mia strada. Che tipo di scelte strategiche devi fare in quel gioco? Bene, devi bilanciare cose come l'edilizia abitativa, l'industria, i trasporti e i servizi pubblici. Devi anticipare le esigenze della tua popolazione in crescita. Wow, sembra davvero convincente. Capisco come farebbe funzionare il tuo cervello. Sicuramente. Ti tiene davvero impegnato e allerta. Hai dei giochi strategici preferiti? Beh, ho giocato a questo complesso gioco di simulazione militare. Il livello di dettaglio e le decisioni che devi prendere sono incredibili. Oh, sembra affascinante. Che tipo di pianificazione strategica prevede tutto questo? Devi considerare cose come i movimenti delle truppe, le linee di rifornimento, il terreno, il clima e molto altro ancora. È come condurre una vera operazione militare. Wow, sembra intenso. Capisco come questo metterebbe davvero in discussione il tuo pensiero strategico. Assolutamente. Questi tipi di giochi sono molto più gratificanti di quelli insensati, sai? Lezione 18. Avventure emozionanti. Ehi Anna, ho sentito che stai programmando presto un grande viaggio. Dove sei diretto? Sono così emozionata. Ho intenzione di esplorare le antiche rovine in una remota giungla. Wow, sembra incredibile. Scommetto che sarà un'avventura incredibile. Lo so, non vedo l'ora. Sono anni che desideravo visitare quel sito. È un'ottima scelta. Non rimarrai deluso. Cosa ti ha fatto decidere di andare adesso? Bene, finalmente ho avuto una pausa dal lavoro e il tempo dovrebbe essere perfetto. Tempismo perfetto allora. Hai piani o attività speciali in programma per il viaggio? Sicuramente. Farò delle escursioni, parteciperò a un festival culturale e proverò la cucina locale. Sembra che sarà un'esperienza coinvolgente. Sono sicuro che tornerai con storie incredibili. Assolutamente. Spero anche di scattare delle foto meravigliose. Voglio immergermi davvero nella cultura locale. È così bello. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Quando te ne vai? In realtà partirò tra un paio di giorni. Sto preparando la mia attrezzatura stasera. Meraviglioso, devi essere pieno di eccitazione. Divertiti moltissimo. Grazie.
Ti racconterò tutto quando torno. Non vedo l'ora di sapere tutto sulle tue avventure. Viaggi sicuri. Lezione 19. Viaggio alla scoperta. Buongiorno. Ho sentito che stai studiando la storia dei viaggi oceanici. Sì, sono davvero affascinato dalle storie dei primi esploratori e dalle loro avventure marittime. È così interessante. Cosa ti ha sorpreso di più di quei viaggi? Beh, una cosa che mi ha davvero colpito è quanto fossero difficili e pericolosi. Posso immaginarlo. Le condizioni su quelle navi devono essere state piuttosto difficili. Esattamente. Questo perché le condizioni sulle navi erano estremamente antigeniche. Wow, sembra terribile. E le navi erano troppo affollate, vero? Sicuramente. C'era pochissimo spazio per i grandi equipaggi a bordo. Scommetto che anche i lunghi viaggi sono stati estenuanti, senza comfort o comodità moderni. Assolutamente. I marinai hanno dovuto sopportare tempeste, malattie e ogni genere di difficoltà. È incredibile che siano riusciti a fare questi viaggi epici, viste le sfide. Lo so, parla davvero del coraggio e della determinazione dei primi esploratori. Di sicuro. La loro sete di scoperta deve essere stata incredibile per superare quegli ostacoli. Sì, erano guidati dal senso di avventura e dal desiderio di mappare l'ignoto. È stimolante conoscere i loro viaggi e le eredità che hanno lasciato. Sicuramente. Ho acquisito un apprezzamento completamente nuovo per l'era dell'esplorazione. Capisco perché. È un capitolo così affascinante della storia umana. Lezione 20. Il business dello sport. Ehi Anna, ho sentito che ultimamente segui il lato commerciale dello sport. Sì, è stato davvero interessante conoscere gli aspetti commerciali del settore. Cosa hai scoperto? Sono curioso di sentire le tue intuizioni. Bene, una cosa fondamentale è l'importanza della sponsorizzazione privata per molte organizzazioni sportive. Ah sì, quegli accordi lucrosi con le aziende possono davvero fare la differenza. Assolutamente. Le squadre e le leghe cercano sempre di assicurarsi più sponsor. E poi ci sono i massicci contratti televisivi, giusto? Questo deve generare entrate enormi. Sicuramente. Negoziare questi accordi con le reti di tutto il mondo è fondamentale. Posso immaginare la quantità di tempo e impegno necessari per questo processo. Oh sì, è una rete complessa di negoziazioni e accordi legali. Il lato commerciale dello sport sembra competitivo quasi quanto i giochi stessi. Ah, hai ragione su questo. È una corsa costante per massimizzare i profitti. Immagino che questa sia la realtà degli sport professionistici moderni di questi tempi. Di sicuro. È un settore multimiliardario, quindi la posta in gioco è incredibilmente alta. Roba affascinante.
Dimostra davvero quanto nello sport ci sia molto di più della semplice azione sul campo. Esattamente. Il lato commerciale è una parte importante di ciò che fa funzionare l'intero sistema. Ora posso apprezzarlo di più. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Lezione 21. Trovare la vacanza perfetta. Ehi Anna, hai programmato qualche viaggio ultimamente? In effetti, l'ho fatto. Sto cercando di trovare un bel weekend. Oh, davvero? Dove pensi di andare? Stavo pensando di fare un viaggio nella zona di Santa Barbara. Ci sei mai stato prima? In realtà sì. Ci sono andato qualche anno fa e mi sono divertito moltissimo. È bello sentirlo. Cosa ti è piaciuto di più? La spiaggia era assolutamente meravigliosa e la zona del centro era così affascinante. Meraviglioso. Sembra proprio la mia strada. Qualche consiglio su dove alloggiare? Fammi pensare. Ci sono molti ottimi hotel e B&B nella zona. Speravo che lo dicessi. Hai dei preferiti in particolare da suggerire? Beh, c'è un boutique hotel davvero carino proprio sul lungomare che ho adorato. Oh, sembra perfetto. Qual era di nuovo il nome? Credo si chiamasse Miramar Beach Hotel. Ottima posizione e servizi. Miramar Beach Hotel. Capito. Dovrò dare un'occhiata a quello. E se non è proprio quello che stai cercando, ci sono molte altre opzioni. Buono a sapersi. Dovrò fare qualche altra ricerca e vedere cosa si adatta meglio. Sono sicuro che troverai il posto perfetto per rilassarti e ricaricarti. Lo spero. Una piccola vacanza è proprio ciò di cui ho bisogno in questo momento. Ti sento. A volte abbiamo tutti bisogno di allontanarci dalla routine quotidiana. Assolutamente. Non vedo l'ora di pianificare i dettagli e prenotare qualcosa. Bene, fammi sapere se hai bisogno di altri consigli su Santa Barbara. Sono felice di aiutarti. Lezione 22. Viral Marketing Bus. Buongiorno. Hai visto l'ultima campagna di social media marketing? Sì, ce l'ho. Sta suscitando molto scalpore online. Wow, davvero? Cosa ne pensi dell'approccio che stanno adottando? Sembra un modo intelligente per far parlare le persone e coinvolgere il pubblico. Sicuramente. Le immagini creative e gli slogan accattivanti sono davvero accattivanti. Assolutamente. E il modo in cui sfruttano gli influencer è piuttosto geniale. Ah sì, attingere a quelle presenze consolidate sui social media è così intelligente. MHM. Aiuta ad espandere la portata e la credibilità della campagna. Di sicuro. E gli elementi interattivi che hanno incluso sono davvero divertenti. In generale, le sfide e i concorsi sui social media sono un ottimo modo per coinvolgere le persone.
Sicuramente mantenendo le persone interessate e investite nel marchio. Esattamente. È un modo efficace per creare quel senso di comunità e lealtà. Roba impressionante. Sembra che stavolta abbiano fatto davvero i loro compiti. Assolutamente. Il livello di pianificazione ed esecuzione strategica è di prim'ordine. Sono curioso di vedere come si svolge il tutto e che tipo di risultati ottengono. Anch'io. Sarà interessante monitorare le prestazioni e l'impatto della campagna. Di sicuro. Questo tipo di marketing digitale innovativo è la via del futuro.